Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questa pochette. È davvero molto semplice perché è realizzata tutta interamente a punto basso. Come potete vedere io non l'ho foderata, volendo potete tranquillamente foderarla, però ho realizzato un doppio pannello con all'interno la rete in modo che la scelta di foderarla fosse vostra, quindi potete lasciarla tranquillamente così senza fodera oppure renderla più rifinita e più carina con la fodera. Questo spetta a voi. Vi dico che in questo tutorial la fodera non la vedremo, andremo soltanto a vedere come realizzare la pochette. Avremo bisogno di due rocche del cordino tie skinny color cipria, nel mio caso voi potete usare il colore che volete, che ho acquistato dalla Tessiland, un uncinetto numero 2, un accendino perché ci servirà per andare a bruciare l'estremità del cordino, dei bottoncini a calamita, una tracolla, dei ponticelli, delle pinze, delle forbici, un metro da sarda e la cosa più indispensabile in assoluto per rendere bella rigida la nostra pochette, la rete. Io ho già bruciato qui la mia estremità del cordino e ho già avviato 55 catenelle. Se voi utilizzate il mio stesso filato potete andare ad utilizzare le misure e le catenelle, i numeri di giri che andrò a utilizzare io. Se utilizzate un diverso filato, adesso vi andrò a dire anche i centimetri sia di lunghezza che di altezza. Quindi per la lunghezza sono un totale di 21,5 centimetri. Quindi una volta fatte le catenelle, nel mio caso 55, vado e faccio una catenella in più che mi serve per girare e vado a lavorare 55 maglie basse. Una volta finito il primo giro di maglie basse dobbiamo andare a proseguire facendo altri giri di maglie basse, quindi il nostro lavoro si baserà principalmente a questo punto sulle maglie basse. Quindi io ho fatto 55 catenelle, un giro con le 55 catenelle e adesso proseguo a lavorare 55 maglie basse per 105 giri. Per chi sta utilizzando un filato diverso dal mio, le misure naturalmente saranno diverse, quindi avviate una catenella di 21,5 cm e poi dovete lavorare 35 cm di maglie basse in altezza. Io ho finito di lavorare i miei 35 cm, quindi i miei 105 giri. Adesso dobbiamo proseguire ad andare a lavorare qui altri 15 cm che sono più o meno un 43 giri. Io andrò a proseguire lavorandoli a punto basso, quindi proseguo come ho lavorato questa parte del pannello. Voi potete tranquillamente usare un punto fantasia. Io volevo utilizzare il punto canestro, però ho lavorato un pezzettino ma ho notato che il lavoro si allargava troppo, quindi ho deciso di proseguire, di disfare e di proseguire a punto basso, quindi vado a fare gli altri 15 cm lavorandoli tranquillamente a punto basso. Questo è il risultato una volta finito il nostro pannello. Adesso dobbiamo andare a prendere
le nostre forbici e a tagliare qui il filo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fargli una catenella per chiudere il lavoro e poi andiamo a tagliare un pezzettino di filo, così. Ricordatevi di bruciare adesso le due estremità perché il cordino si sfilaccia molto facilmente. Adesso ci servirà il nostro metro perché dovremo andare a fargli i laterali. I laterali li andremo a cucire, quindi a iniziare direttamente qui dal nostro pannello. Quindi prendiamo il nostro metro e misuriamo da qui, dall'inizio, 15 centimetri. Ok, ecco qua i 15 centimetri. Prendiamo un marcapunto e nella linea dei 15 centimetri nel nostro punto andiamo a mettere il marcapunti. Naturalmente poi, seguendo la linea, andremo a piazzarlo anche dall'altra parte. Ok, messi i primi due marcapunti, dal marcapunti andiamo a misurare un 6 centimetri e mezzo e sempre come abbiamo fatto prima andiamo a inserire l'altro marcapunti, uno messo. Seguendo naturalmente la linea andiamo dall'altra parte a mettere l'altro in questo modo. Adesso qui tra i due marcapunti andremo a sviluppare le nostre alette che andranno a comporre la borsa. Riprendiamo il nostro filo e con l'uncinetto entriamo qui proprio dove è il marcapunti, prendiamo il filo e gli facciamo fare un cappietto, lo blocchiamo facendo una catenella e rientriamo nuovamente nello stesso punto e facciamo la nostra prima maglia bassa. Adesso lavoro praticamente una maglia bassa per ogni giro sottostante e le mie saranno in totale 18. Nelle vostre possono variare naturalmente. Una volta finito il giro faccio una catenella, giro il mio lavoro e proseguo a fare maglie basse normali. Naturalmente adesso andrò a rifare le maglie basse qui in questo punto dove avevo fatto le maglie basse prima. Continuo così lavorando a maglie basse per un totale di 42 giri che corrispondono a circa 15 centimetri. Una volta concluso, quindi fatti 42 giri e i 15 centimetri circa, faccio una catenella per chiudere il lavoro e come ho fatto prima taglio il filo. Adesso dobbiamo andare a fare gli stessi procedimenti da questa parte, sono gli stessi identici. Questo è il risultato finito, ne dobbiamo fare un altro identico, quindi riprendete i passaggi dall'inizio fino a questo punto e ne dovete fare un secondo identico. Se volete invece foderarlo potete fare un unico pannello, mettere la rete, adesso vi farò vedere, e poi foderarlo. Attenzione perché in questo tutorial io non farò vedere come foderarlo, ci sono i due pannelli appositamente perché non andrò a foderarlo. Adesso qui non si vede bene ma io ho già steso la mia rete. Sopra andrò a posizionare bene il mio lavoro in questo modo e piano piano andrò a ritagliare tutto il contorno del nostro pannello. Quindi adesso con le forbici lo sistemate bene e andate a ritagliare la sagoma. Una volta tagliata la rete a misura scendiamo uno dei due pannelli e lo attacchiamo alla nostra rete, quindi andiamo a
posizionare bene, poi mano a mano la andremo dopo a rifinire una volta cucita. Io sto usando un ago da lana perché il mio cordino è abbastanza fine e me lo permette. Se voi ne usate uno più grosso o vi trovate meglio, utilizzate il tirafettuccia. Quindi andiamo qui in un punto del nostro lavoro, sempre al margine, e infiliamo il nostro ago. Tiriamo fuori il filo lasciando una codina all'esterno in modo poi da poterlo bloccare bene, e andiamo a, saltando di punto in punto, a cucire la nostra rete. State attenti a passare di punto in punto anche nel lavoro. In questo modo. E così andremo a bloccare tutta la circonferenza della nostra rete. Questo è il risultato una volta cucita la rete. Adesso vado e taglio tutti i rimasugli di rete che spuntano e poi posso andare a cucire l'altro pannello sopra di questo. Questo è il risultato una volta tagliato tutte le parti di rete in eccesso. Adesso prendiamo l'altro pannello e glielo mettiamo sopra bene. Per farlo rimanere fermo prima di andarlo a cucire, prendiamo dei marcapunti e nelle congiunzioni andiamo a marcarlo, cioè mettiamo i nostri marcapunti sia in un pannello sia nell'altro in modo da farlo combaciare e far rimanere fermo. Facciamo in questo modo per tutto il nostro lavoro. Una volta che avete bloccato con i marcapunti, possiamo andare a cucire. Lo posizioniamo in questo modo, con la parte qui del pezzo più lungo, i due laterali e quest'altro pezzettino, in modo che noi iniziamo a cucire il tutto da questo punto, proseguiamo qui i laterali, andiamo a chiudere tutto qui fino all'altro laterale, chiudiamo il laterale e quest'ultima parte, in modo che questa parte qui sia ancora aperta, perché ci servirà questa apertura per andare a inserire i ponticelli e poi qua giù i due bottoni. Quindi lasceremo questa apertura e alla fine, quando avremo messo i ponticelli, andremo a chiuderla. Naturalmente vi faccio vedere passaggio per passaggio. Adesso andiamo a vedere come andare a cucirla. Un'ultima cosa prima di andare a cucirla: la parte attaccata alla rete deve stare qui in alto e la parte senza rete in basso, in modo che poi quando la cuciamo questo risulterà il dritto. Quindi noi la andremo a girare in questo modo per andare a comporre la nostra pochette, e qui andremo a vedere il dritto, non il rovescio della nostra catena. Prendiamo il nostro filo e andiamo a fare già il nostro cappietto. Con l'uncinetto entriamo qui nella prima maglia dove abbiamo anche il marcapunti e andiamo a prendere il nostro cappietto, lo facciamo passare all'interno dei due e andiamo a chiudere facendo una catenella. A questo punto rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Fatta la prima maglia bassa, lavoro all'interno la codina che abbiamo lasciato, in modo da non dover fare un passaggio in più per eliminarla dopo.
e andiamo maglia per maglia a realizzare maglie basse. Così. Il lavoro risulterà un pochettino duro, potete decidere voi se farlo un pochettino lento oppure bello stretto. Io vi consiglio di farlo stretto. Proseguiamo a lavorare quindi maglie basse. Vedete, vi avvicino un altro po', vedete che così qua si forma la nostra catena. Quindi proseguiamo a lavorare maglie basse per tutto il perimetro della nostra pochette fino ad arrivare a questo punto. Una volta arrivati qui, questo lo si lascia aperto e vi faccio vedere come andare a mettere i ponticelli e i bottoni per chiudere. Questo è il risultato una volta cuciti i due pannelli. Come potete vedere qui l'ho lasciato aperto, lo cucirò alla fine. Adesso dobbiamo andare a bloccare, tra virgolette, la nostra brochette, quindi con l'ausilio dei marcapunti andiamo a bloccare i laterali. Vado qui, entro in una maglia, entro in un'altra qui del laterale e chiudo il mio marcapunti. Faccio la stessa cosa poi da quest'altra parte. Prendo il marcapunti, entro qui in uno laterale e qui in uno del pannello e chiudo il marcapunti, e così ho bloccato il primo laterale. Faccio la stessa cosa con l'altro e poi vi faccio vedere dove andare a posizionare i vari componenti. Naturalmente qui il filo è ancora attaccato, ho allungato molto il mio cappietto in modo che poi non si vada a disfare il lavoro, però il filo è ancora attaccato perché dopo con lo stesso filo, quindi senza riaggiungerlo, andremo a chiudere questa parte. Come potete vedere ho già posizionato il mio primo ponticello e il mio primo bottone. Adesso vi dico le misure e come andare a metterli gli altri. Allora, per il ponticello qui ho lasciato una distanza dal margine di 4 cm e mezzo e qui dalla fine di un 10 cm e mezzo. Ok, quindi adesso il primo io l'ho già messo, quindi qui non andrò di nuovo a misurare, ma voi per mettere il primo dovrete misurarlo 4 cm e mezzo circa, poi potete metterlo come preferite. Lo andiamo a inserire tra il lavoro e la rete. Ecco qua. Prima di andare a chiuderlo verifichiamo che sia messo bene, che le distanze siano corrette. Ok, e ok. Adesso possiamo andare a chiuderlo, quindi mettiamo in basso la nostra borsa. Come potete vedere qui all'interno si vede il ponticello, questo che è ancora da bloccare e questo che è già bloccato. Quindi andiamo a prendere la nostra placchetta. Questa mi raccomando andate a metterla perché renderà il vostro ponticello più sicuro, quindi ci saranno meno probabilità che si andrà a staccare. La andiamo a inserire e andiamo a spingere all'esterno le nostre alette. Adesso io lo farò senza andare a registrarmi e vi farò vedere il risultato finale, perché registrandomi e qui all'interno, a parte che va male a me, ma non vedrete comunque quello che sto andando a fare. Quindi queste due alette le spingete all'esterno, come ho messo queste altre due, vedete? Eccola qui bloccata, spingetele bene all'esterno in modo da bloccarla bene. E i ponticelli sono messi. Adesso dobbiamo andare a mettere il bottone. Allora,
Le distanze del nostro bottone sono qui un 3 centimetri e mezzo, quindi laterale, e invece da questa parte in verticale sono 1 centimetro e mezzo, 2, contando la rete che è leggermente sporge. Poi la rete, naturalmente, come andremo a rifinirla e a chiudere qua, non si vedrà più perché qui ci sarà il punto basso, quindi sono 1 centimetro e mezzo, 2. Andiamo a farlo ugualmente dall'altra parte, quindi il mio bottone andrà più o meno qui. Come potete vedere è attaccato all'altro perché sono a calamita. Anche qui abbiamo le due placchette, andiamo a staccare. Questa parte qui andrà qui in questo punto, quindi noi andiamo a prendere questa. Adesso riprendo le misure, ok, e vado a posizionare il mio bottone. In questo caso non avremo la rete, ma avremo soltanto il lavoro. Verificate che sia giusto insieme all'altro. Naturalmente voi potete usare le misure che più preferite anche per i bottoni, metterli più in basso o leggermente più in alto. L'altro bottoncino lo andiamo a mettere rispetto al bordo laterale, deve distare un 3 centimetri e mezzo, invece rispetto al bordo verticale deve distare un 5 centimetri, quindi 3 centimetri e mezzo e 5 centimetri. Io il primo l'ho già messo, quindi vado direttamente qui con la linea a vedere se è giusto, lo inserisco e poi, come ho fatto prima, verifico che sia inserito, che sia alla stessa altezza di questo e che corrisponda poi a questa parte. Adesso infilo la mano dentro e mi aiuta a spingerlo meglio. Qui non ve lo potrò far vedere perché è un po' impossibile che si veda, infatti vedete non si vede bene dentro, però lo stesso procedimento di questi e di questi, quindi andate a bloccarlo come abbiamo fatto con questi altri. Una volta completate di mettere i bottoni e i ponticelli, io ho concluso, andiamo a cucire quest'ultima parte, quindi come abbiamo fatto per questa parte andiamo a proseguiamo a punto basso. Abbiamo concluso di chiudere anche la parte superiore dei nostri due pannelli e entro con l'uncinetto nella prima maglia che ho fatto a inizio giro e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso andare a tagliare il filo. E così i nostri pannelli sono cuciti insieme. Adesso dobbiamo soltanto andare a dare la forma alla pochette. Io ho ricomposto la mia pochette bloccandola con i marcapunti e adesso andiamo a cucirla. Quindi prendo un filo, io sto utilizzando un ago da lana e come vi ho detto prima, perché il mio filo è fine quindi entra, se avete un filo più grosso utilizzate un marcapunti, un tirafettucci, scusatemi. Allora, una volta preso il filo, qui all'estremità gli andiamo a fare un nodino in modo che rimanga bloccato nel lavoro. Adesso andiamo a cucire prima questa parte, poi questa e ripetiamo lo stesso procedimento con questo. Se volete iniziare prima questo e poi questo non succede niente, io per comodità inizierò da qua. Allora vi avvicino e vi faccio vedere come cucire. Una volta fatto il nodino entriamo qui al centro
tra il pannello e il laterale, in modo che il nodino lo facciamo risultare all'interno. Adesso prendo la costina di retro della maglia qui del laterale e la costina di davanti della maglia del pannello e faccio passare attraverso il filo. Adesso mi sposto sulla maglia successiva e ugualmente prendo una costina e la costina di davanti qui, vi avvicino un pochettino di più così vedete meglio. Ok, vedete? E faccio passare il filo, costina, costina, quindi non vado a prendere tutta la maglia e faccio passare il filo, di nuovo costina, costina e faccio passare il filo. Proseguo così per tutta la lunghezza, quindi fino ad arrivare al marcapunti. Una volta cucito tutto il laterale andiamo a bloccare qui il filo, lo andiamo a bloccare all'interno. Adesso posiziono bene per farvi vedere qui all'interno. Allora, naturalmente dobbiamo tenere ben stretto il filo, entriamo qui in una maglia e andiamo a fare un nodino ben stretto, poi ripassiamo il filo qui all'interno delle maglie. Lo fate passare quanto volete, poi potete andare a tagliarlo. Io ad esempio poi lo vado a bruciare leggermente in modo da bloccarlo bene. Ok, e adesso un pezzo del nostro laterale è attaccato. Dobbiamo proseguire con questo, il procedimento è sempre identico e poi bloccare anche l'altro. Una volta bloccati la nostra pochette è quasi conclusa. Questo è il risultato una volta conclusa di cucire la nostra pochette. Adesso per concluderla dobbiamo ancora andare a nascondere questo filo e dobbiamo andare anche a inserire qui la catena, quindi armiamoci di catena e pinze e vi faccio vedere come andare a inserirla. Io un lato l'ho già inserito, il procedimento sarà identico, quindi adesso una volta che voi avete inserito un lato mettete bene al dritto la catena e arrivati qui nell'ultima maglia prendete le pinze, le inserite nella maglia e aprite. Una volta aperto, senza farvi scappare le maglie, andate a inserirle qui all'interno dell'anellino del punticello e richiudete la maglia. A me è scappata una, ma non c'è nessun problema, adesso la vado a reinserire. Inserita anche l'altra e chiudo. Una volta che avete messo la catena, la nostra pochette è conclusa. Questa è la borsa conclusa. Io ho finito anche di eliminare le varie codine. Piccolo consiglio: quando la andrete a ritirare o comunque a conservare, imbottitela leggermente con della carta, perché così manterrà bene la sua forma e non si rovinerà.
Se la rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vederla che ricondividerla. Ci vediamo al prossimo tutorial.